Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Questo video è molto difficile da realizzare per me e vi dico già che anche se sembra tutto apparentemente impossibile, questa scatola sarà la chiave di tutto. Bene, l'appoggio intanto qua. Quindi ragazzi, che dire, un po' di storia. Come sapete, chi non lo sa lo dico adesso, ho cominciato modellismo nell'anno 2000 e ho guidato per la prima volta un automodello Kyosho nel 2002. Ho cominciato la mia carriera nel 2000 e prima di cominciare, quindi prima di possedere un automodello tutto mio, mi piaceva acquistare giornali, riviste. All'epoca c'erano le riviste RCM, mi sembra che c'era ancora gli ultimi anni probabilmente di modellistica o ecomodel. Comunque sfogliavo, risfogliavo riviste di modellismo e sognavo un giorno di poter possedere un automodello. Ecco, una delle prime riviste dove avevo un minimo di cognizione di quello che poteva succedere nel mondo del modellismo nell'anno 2000 era la rivista dove Yuki Kanai aveva vinto i campionati del mondo a Las Vegas e in questi campionati del mondo c'erano le prime 3 macchine in classifica generale che erano Kyosho e la pole position l'aveva fatta una macchina Kyosho, a quell'epoca la MP7,5, quindi la MP7,5, e quindi niente, io mi andai un po' a vedere l'albo d'oro del mondiale di fuoristrada e quant'altro, e a quel tempo Kyosho aveva vinto, se non vado errato, 5 o 6 mondiali di fila. Chiaramente i mondiali sono biennali e quindi praticamente era 12 anni che era sul tetto del mondo senza nessuno che gli potesse togliere questo scettro. Quindi io, da, diciamo tra virgolette, amante della categoria, ho cominciato a fantasticare su questa Kyosho, sognando prima di possederne una. E poi, quando questo desiderio si è avverato nel 2002, dove mi sono comprato la MP7,5 Kanai 2, che era appunto l'auto replica, quindi la versione celebrativa del mondiale vinto nel 2000 da Yuki Kanai. Aveva 2 TCD di serie, aveva diversi optional di serie, costava veramente un occhio della testa. Ho cominciato a fantasticare sul fatto che un giorno potessi magari andare a correre ufficiale per questa squadra, quindi per la Kyosho. Quindi cosa succede? È un po' come quando da bambini, non lo so, uno tifa, non lo so, il Milan piuttosto che la Juventus, piuttosto che il Real Madrid, comunque vada una grandissima squadra, e mentre gioca a pallone nei campionati regionali o provinciali sogna di poter un giorno far parte della squadra, della prima squadra del Milan, del Real Madrid piuttosto che del Barcellona, comunque vada di una delle squadre più forti che esistano nel panorama dello sport a cui ci si riferisce. E dopo aver fatto 2002 e 2003 da privato con Kyosho, io praticamente trovai il mio primo sponsor di automodelli, che era la Obao. Successivamente andai a correre per Radiosistemi
e quindi corsi per radiosistemi fino alla fine del 2007, dove arrivai per la prima volta secondo al campionato nazionale buggy della massima categoria, e in quell'anno ricevetti la chiamata di Kyosho. Era quindi fine 2007 e si stava parlando per la stagione 2008. Onestamente io uscivo da vicecampione italiano, quindi nazionale, della mia categoria in massima categoria, quindi io diciamo attendevo un trattamento insomma di un certo riguardo, e invece da Kyosho è arrivato praticamente poco o niente. Quindi avevo, capirete, diverse offerte, ma nonostante che Kyosho fosse l'offerta più bassa di tutte le altre, ho scelto Kyosho per la stessa ragione con la quale sono partito in questo video. Quindi ho scelto Kyosho perché il mio cuore, da come avevo cominciato, dalle riviste che avevo visto all'inizio e quant'altro, batteva per Kyosho, e quindi non mi si è neanche lontanamente posto il problema su quale offerta accettare o non accettare. Ho detto comincio con Kyosho, parto dal basso e poi un domani chissà. Ero Kyosho Italia, quindi il primo anno ero Kyosho Italia con Claudia Dreger e una, diciamo tra virgolette, quasi esordiente Manila che mi ingaggiarono. Io in realtà parlavo soltanto con Claudia, non parlavo quasi mai con Manila all'epoca. E niente, dopo un paio di anni, un anno e mezzo, fui promosso a Kyosho Europe, che all'epoca era Kyosho Deutschland, perché c'erano varie, l'Italia era gestita dalla Germania, quindi era Kyosho Deutschland, e nel 2013 sono finalmente stato promosso nel team Kyosho International, e per me, diciamo, si è coronato un sogno. Si è coronato un sogno. Io in quell'anno vinsi il mio titolo nazionale della massima categoria nel buggy nitro. L'anno precedente, nel 2012, avevo vinto il titolo nazionale nella categoria traghi, che tra l'altro è l'ultimo campionato nazionale che è stato mai organizzato di questa categoria, purtroppo. E l'anno prima ancora, quindi nel 2011, vinsi il campionato nazionale brushless, più i podi, i primi 3 o 4 posti del nazionale non li cito neanche, chi ha voglia di andarseli a vedere può andare a vedere sul mio sito internet. Ad ogni modo, nel 2013 fui passato al team Kyosho International, e per me era la soddisfazione più grande, la realizzazione di un sogno. Ero il giocatore di calcio delle squadre provinciali che andava a giocare in prima squadra nel Real Madrid, giusto per fare una squadra, l'esempio di una squadra a caso. E niente, da lì in poi io praticamente non ho veramente mai e poi mai pensato di poter cambiare marca di automodelli, non tanto perché non mi arrivassero offerte, anzi nei primi anni, anche nei quali ero Kyosho International, io vi garantisco che ho rifiutato offerte veramente importanti, sia dal punto di vista del coinvolgimento lavorativo, sia poi dal punto di vista anche economico, diciamoci la verità. Però ho sempre preferito correre con Kyosho perché ritengo veramente che se fossi io personalmente privato, come appunto lo ero nel 2002-2003, avrei sicuramente scelto Kyosho sia nel 2002 e nel 2003 che nei tempi attuali. E uno dice vabbè, allora dai, è facile quello che stai facendo perché corri con quello che apparentemente è il meglio. Sì, ma attualmente è così. Quando io sono entrato in Kyosho, e spero sotto certi punti di vista che Claudia guardi questo video, così magari probabilmente le scapperà un sorriso anche a lei, i primi momenti non erano affatto così, perché Kyosho nel 2008 veniva da un quadriennio veramente brutto con la MP777, che era una macchina sì solida, affidabile e quant'altro, ma a livello di difficoltà di guida era veramente difficile da guidare.
E pensate, vi do anche questo aneddoto per chi ha ancora voglia di starmi a ascoltare. Quando io entrai in Kyosho, feci le prime 3 prove su 4 del campionato italiano del 2008 con la MP777. Quindi considerate, io venivo da Chrono RS7 GR e precedentemente Chrono RS03, che chi ha guidato queste 2 macchine sa benissimo che erano praticamente l'esatto opposto di quello che era la Kyosho MP777. Perché? Perché erano macchine velocissime, dove veramente bastava capire 2 o 3 cose di come si mettevano a posto, le appoggiavi in terra in qualunque pista, in qualunque tracciato, e avevi una macchina super performante, ma bisognava avere tante accortezze sull'affidabilità per arrivare in fondo. Kyosho invece era una macchina che agitavi la scatola e si montava da sola, non c'era bisogno praticamente di nessun accorgimento tecnico per fargli fare i 45 minuti, ma guarda, anche le 2 ore, cioè non c'era bisogno di niente, ma era una macchina veramente difficile da guidare. E io che venivo dall'esatto opposto, considerate che, ripeto, l'anno precedente avevo fatto secondo al campionato nazionale, l'anno successivo il mio miglior risultato nelle prime 3 prove di campionato nazionale con la MP777 è stato un 7° posto. Chiaramente subito dopo è arrivata la prima MP9 e con la prima MP9 abbiamo fatto l'ultima gara di nazionale, mi sembra che era a Ribera, e io sono arrivato secondo immediato praticamente, cioè da arrivare 7° per sbaglio nelle gare precedenti a con l'MP9 arrivare secondo, partire con il numero 2 in finale e, diciamo tra virgolette, anche giocarmi le posizioni che contavano, insomma. Quindi ripeto, non è una scelta soltanto perché io ritengo che Kyosho attualmente sia il meglio, perché quando la scelsi nel 2008 non era assolutamente il meglio, anzi c'era una fuga generale di piloti ufficiali da far paura, perché appunto per un discorso prestazionale della macchina, nonostante anche la MP777 ha vinto il campionato del mondo con Pavidis nel 2006. Altro aneddoto, tutte le macchine progettate da Kyosho, meno la MP10 che ha 2 anni di vita e 0 mondiali, tutte le macchine hanno vinto il campionato del mondo. Quindi il mio cuore è qua e il mio cuore è e sarà sempre qua. Però in questo caso io sto vestendo una felpa Kyosho, ma sotto questa felpa ho l'abbigliamento che vestirò il prossimo anno. Io non vi voglio far perdere ulteriore tempo, vi ho detto che la chiave si trova all'interno di questa scatola e alla fine del video vi mostrerò l'interno di questa scatola. E quindi niente, non mi resta che svelarvi la mia macchina del 2021. Andiamo. Ah no, scusate perché non avevo la felpa. Non mi resta che svelarvi la mia macchina del 2021. Ma devo aver sbagliato di nuovo. E non mi resta che svelarvi la mia macchina del 2021. Ah, ho sbagliato di nuovo. Allora non mi resta che svelarvi la mia macchina del 2021. Ah, ancora. Allora non mi resta che svelarvi la mia macchina del 2021. E allora ragazzi, non c'è niente da fare, correrò anche il 2021 con la Kyosho MP10. E adesso, dopo questo brevissimo sketch, voglio farvi vedere la ragione per la quale correrò anche nel 2021 con Kyosho. Andiamo a vedere. Ragazzi, siete curiosi di vedere cosa c'è nella scatola?
anch'io sono impaziente di mostrarvelo, voglio essere giudicato da voi. Chiaramente penso male in questo caso, però io sono trasparente, metto online quello che realmente sono, in modo che chiunque guarda i miei video mi possa anche conoscere maggiormente. Comunque, se vi va ragazzi, mettete un mi piace, lasciate un commento e per qualunque domanda contattatemi attraverso la mia fanpage su Facebook Fabrizio Teghesi RC, oppure attraverso il mio sito internet www.fabrizioteghesi.com. Andiamo a vedere cosa c'è nella scatola. Quindi ragazzi, eccoci di nuovo qua e vi faccio vedere finalmente il contenuto di questa scatola. Allora, io come ho detto, penso l'avrete capito praticamente in tutto il video, ho una passione sfrenata per il marchio Kyosho. E pensate, cioè, per farvi capire a che punto il mio cuore è rosso Kyosho, ovviamente, vi faccio vedere una cosa che praticamente sanno veramente in pochissimi. Io praticamente dal 2008, quindi da quando corro per Kyosho, ho collezionato tutti, e ripeto, tutti i cartellini del materiale che mi hanno sponsorizzato. Tutti. Chiaramente qualcuno magari che ho cambiato in gara e quant'altro, qualche gara internazionale eccetera, può essermi scappato, ma io ho tutti i cartellini messi in ordine di numero, quindi ci sono, vedete, gli IF bassi dall'IF 21 fino all'IF 426, poi c'è l'IF 427 fino ad arrivare all'IF 623, e così via, gli FW bassi, vedete, 52. Io via via ne utilizzo qualcosa, poi mi tengo tutti i cartellini e li riordino in queste risme. E che c'entra la scatola con la mia permanenza in Kyosho? Vi faccio vedere. Allora li rimetto in ordine dentro la scatola. Io praticamente andrò via da Kyosho quando questa scatola sarà piena. Vediamo dove sono arrivato. Vedete, sono arrivato all'incirca qua. Quindi la mia carriera con Kyosho è arrivata al 65%. Ovviamente tutto questo per quanto riguarda soltanto la mia volontà. Se un giorno non avrò più le caratteristiche che a Kyosho vanno bene per proseguire la mia attività con loro, è ovvio che la scelta non sarà mia e quindi non ci sarà un futuro, ovviamente. Però questo è dove arriva la mia passione per questo brand. E niente, sicuramente questo video avrà annoiato tanti di voi, ma so che esistano tanti che hanno la stessa passione per il marchio che amo io, quindi per Kyosho. Che dire ragazzi, vi aspetto al prossimo video. Se volete mettete un mi piace o anche un non mi piace, sono accettati anche i non mi piace chiaramente, ma questo è un video veramente che ho voluto fare con il cuore, perché vorrei dimostrarvi cosa Kyosho è per me. Ciao, a presto!